Ciao amici, benvenuti nel canale, o meglio benvenuti nel clan Funkasky. Oggi andremo a vedere una piccola guida nata dalle vostre richieste, come tanti altri video che trovate nel canale, e nello specifico andremo a vedere come fare la rigenerazione del FAP o DPF della nostra Nissan Qashqai J11, e lo faremo con questo scanner della Topdon, il Top Scan, recensito tempo fa, e qua sopra vi lascio per l'appunto il link per andarvi a vedere la recensione. Volevo anche aggiungere che questo scanner è riuscito a fare la stessa cosa già su una Jeep Compass, in quanto era andata in protezione, quindi non superava i 90-100 km orari e si era accesa la spia del motore. Abbiamo attaccato questo scanner alla presa OBD, ho effettuato la rigenerazione forzata e poi abbiamo eliminato l'errore della centralina. Come per magia, ragazzi, è tornata ad essere velocissima, quindi devo dire che almeno sulla Jeep Compass ha funzionato. Ora nella mia Nissan Qashqai non c'è nessun errore, quindi andiamo a vedere solo le fasi per fare la rigenerazione forzata. Una volta che abbiamo avviato l'applicazione, vedete che lo scanner inizia a comunicare LED blu acceso e LED verde lampeggiante. Quindi andiamo a vedere se c'è qualche aggiornamento del firmware. Aggiornamento firmware versione attuale V138, il firmware è aggiornato. Torniamo alla home. Una volta che abbiamo accertato che il firmware è aggiornato e che l'applicazione è aggiornata, quindi andate a vedere anche nel Play Store se dovete fare un aggiornamento dell'applicazione Top Scan. Fatto ciò, andiamo su manutenzione, clicchiamo qui e qui ci dà questa serie di opzioni e qui abbiamo DPF. Quindi clicchiamo su DPF e andiamo a selezionare ovviamente la nostra autovettura, quindi in questo caso Nissan, e c'è un aggiornamento, vedete? Aggiorna ora, quindi andiamo a aggiornare anche il database di questa autovettura, in questo caso Nissan. Una volta che abbiamo aggiornato il database, accendiamo il quadro e clicchiamo su Nissan. Andiamo su manuale, Europa, Italia, poi scegliamo Qashqai, eccola qui, J11 6 2018 perché la mia è del 2018, e qui troviamo il resoconto della ricerca e facciamo conferma. Qui abbiamo rigenerazione, servizio, dopo sostituzione FAP e il sensore, quindi in questo caso dobbiamo fare rigenerazione del servizio. Clicchiamo su questa opzione e andiamo su OK. In questo menu, ragazzi, ci dice che la rigenerazione del FAP arriva a 400 gradi e che l'olio motore non deve mancare, eccetera eccetera, quindi leggetevi prima le avvertenze e poi ovviamente dobbiamo accendere la nostra autovettura. Una volta accesa la nostra autovettura, clicchiamo su OK. Ci dice che il minimo comunque verrà aumentato in maniera autonoma e poi verrà riportato nella normalità una volta finita la rigenerazione, e clicchiamo su OK. OK. Attivare la ventilazione abitacolo alla massima velocità, ok? Così come le luci stradali. Mettiamo su auto, accendiamo la ventilazione e clicchiamo su OK. Perché, ragazzi, il minimo del motore è oltre i 3000 giri, quindi sta eseguendo la rigenerazione forzata, e da qui possiamo vedere i parametri dell'applicazione: velocità motore, temperatura, dopo circa 15 minuti, ragazzi, ecco qui, velocità motore
si è abbassata, adesso è superiore ai 2000 giri, dai 3000 che erano, e questa è la situazione. Rigenerazione ultimata. Quindi a questo punto diamo ok e abbiamo terminato la rigenerazione. Eccoci qua, operazione terminata con successo. Avete visto che la rigenerazione forzata del DPF è molto semplice da realizzare, in quanto fa tutto l'applicazione tramite lo scanner collegato alla presa OBD dell'auto, alza, abbassa al minimo, interrompe quando è finito, quindi non dovete fare nulla. Però le mie raccomandazioni sono: sicuramente la più importante è quella di eseguire questa operazione in un posto idoneo. Mi raccomando, non eseguite questa operazione all'interno di un garage o di un box chiuso, assolutamente no ragazzi, perché vi ricordo che il DPF arriva a più di 600 gradi di temperatura, quindi trovate un posto idoneo, un parcheggio all'aperto, qualsiasi posto all'aperto idoneo per poter eseguire questa rigenerazione del DPF. Seconda cosa importante è, prima di avviare questa operazione, controllare l'olio motore. Terza cosa è avere il livello del carburante idoneo, perché il tutto ha un consumo, in quanto la macchina rimane accesa per più di mezz'ora a livello del minimo abbastanza alto, perché parte da 3000 e poi scende sopra i 2000. Non fate questa operazione quando siete in riserva. Fatto ciò ragazzi, dobbiamo solo collegare il top scan alla presa OBD dell'auto, sincronizzare i due dispositivi, quindi smartphone e scanner collegato, avviare l'applicazione e poi si fa tutto da lì, seguire le indicazioni passo passo che ci vengono riportate. Perché si fa la rigenerazione forzata del DPF o del FAP? Bella domanda. Sicuramente le nuove autovetture che utilizzano un DPF ed AdBlue sono più soggette ad intasamento rispetto al normale FAP. Questo è un dato di fatto ragazzi, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ed ho un esempio molto lampante. Mio nipote ha acquistato la Nissan Navara 2007 turbo diesel con DPF ed AdBlue. Un giorno sì e un giorno pure sta la Nissan, ogni giorno ha un problema. Che vuol dire? Che te la vende il culo. Perché questo? Perché utilizza l'autovettura per piccoli spostamenti. Se ci camminate poco, compratevele a benzina. L'autovettura non è mai in grado di effettuare questa rigenerazione attiva. Quale sarebbe? Sarebbe che dobbiamo superare i 60 km/h e avere un motore sempre a regime, quindi non ha la possibilità di fare questa cosa. Quante volte ci è capitato che ci fermiamo con la nostra autovettura, sentiamo un minimo leggermente più alto rispetto al solito, ma non ci facciamo caso e spegniamo l'auto, e poi ci accorgiamo che la ventola va a 3000. Porca troia, stava rigenerando. L'insieme di queste piccole cose possono intasare questo DPF. Vi ricordo poi che la nostra Nissan Qashqai, con la Nissan in generale, non utilizza una spia dedicata per vedere quando entra in funzione la rigenerazione. A Nissan, avevo mettere una spia del DPF su ste macchine, ti do io 2 euro. E che cazzo? Altre auto utilizzano una spia dedicata dove dice che la rigenerazione è in corso e quindi non dobbiamo spegnere l'auto. Questo top scan ha salvato le chiappette a un mio amico che, ripeto, ha una Jeep Compass. Gli ho fatto risparmiare tempo, ma soprattutto soldini. Coglioni. Funziona? Devo dire di sì. Oltre non vi so dire, non vi posso garantire che funziona su tutti i modelli di autovetture. Su questi due modelli sicuramente funziona, ma credo che su tutti i modelli, diciamo, di ultima generazione che hanno una centralina abbastanza recente possa funzionare. Detto questo, vi ricordo che qua sotto nella descrizione del video trovate tutti i link di riferimento di questo top scan. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto attivate la campanellina qua sotto in modo che sarete avvisati quando pubblicherò nuovi contenuti. Ragazzi, lasciate anche un commento su cosa ne pensate di questo scanner o di altri scanner, soprattutto della procedura che è stata fatta, se avete consigli o suggerimenti per la nostra grande community. Un bacione da Francesco, alla prossima, ciao!